diciamo che dentro è veramente inguardabile, sporchissima. Devo dire che il Doblò è molto ma molto spazioso, questo Doblò 1400 benzina e a gas, molto spazioso. C'è solo questo rumore che mi dà un po' da preoccuparmi. Non so ancora cosa ne farò, ma per il mio prossimo progetto ho acquistato questo spettacolare Fiat Doblò. Ecco, prima, seconda, sì, un cigolio continuo che sembra venire appunto da davanti. Ecco, forse si sente ancora di più adesso. Dopo per il resto sembra di essere in una televisione perché è veramente enorme questo Doblò, ha l'abitacolo ampio. La cosa interessante di questo mezzo secondo me è proprio la sua versatilità. Allora adesso ci fermiamo qui così guardiamo meglio questo mezzo e spero solo che dopo riparta, perché per metterlo in moto ho dovuto fare ponte con un'altra macchina perché la batteria era scarica, quindi speriamo bene. E allora facciamoci un giro all'esterno per vedere com'è ridotto questo Doblò. Beh, dai, neanche tanto male. È un mezzo del 2014 e diciamo che esteticamente non è neanche brutto. Vabbè, i fari sono diventati abbastanza opachi, le ruote anche i cerchi in lega, diciamo che esternamente non è niente male. Ha la doppia porta, andiamo pure dentro. Beh, diciamo è un po' sporco come potete vedere, tanto sporco. Qua c'è la panchina che è ribaltabile e tanto spazio a disposizione, quello senz'altro. Ed è per questo che mi piace appunto sperimentare qualcosa su questo mezzo. Dietro a questo bel portellone, vetri neri, un po' da sistemare è qui all'interno, infatti non so se vedete c'è proprio tanta terra e bisogna metterci le mani a fondo. Sì, diciamo che è tutto un po' tanto sporco, anche tutta la tappezzeria, insomma è quello che è. Però per il resto diciamo è un mezzo che ha già l'aria condizionata, gli airbag, nonostante l'apparenza diciamo è un mezzo anche recente. Wow! Questo è il bagagliaio. Sono spazi veramente interessanti, specie per persone come me che magari devono caricare biciclette, i bike e si sa, occupano tanto spazio. C'è da capire se meccanicamente appunto ne vale la pena. Io ormai il mezzo l'ho preso e speriamo di aver fatto un buon affare. Come sapete nel mio canale mi piace sperimentare e questo credo sia un progetto che mi può dare delle belle soddisfazioni. Ma fatemi sapere anche voi nei commenti cosa ne fareste di un mezzo come questo, a parte buttarlo via. La prima va bene, la seconda anche, credo di aver capito la cosa perché la terza va bene, la quarta anche, ma la quinta, come sentite, la quinta proprio non entra. Quindi riproviamo, posso mettere la terza, posso mettere la quarta, ma la quinta, oh, mamma mia. Prima cosa da fare è quindi andare dal mio meccanico di fiducia, Christian, e sperare che ne valga la pena. Ciao Christian! Ciao Ivo! Tutto bene?
Molto bene. Ti ricordi? Ivan, iniziamo bene. Intanto la batteria qua ci ha lasciato e dopo vedremo il perché. Sì, effettivamente c'è un rumore strano nel cambio. Quinta? Non funziona. La quinta resta in folle. Provano ancora? Vedi? Va sui giri. Ma non va avanti. E questo può essere grave. E niente, lo smontiamo, apriamo e vediamo cosa è successo. E vediamo se si può rimediare a questo cambio qua oppure se bisogna sostituirlo. Sicuramente i cuscinetti degli ammortizzatori, perché ho sentito che in manovra fa rumore. Per resto non mi sembra male. Forse avrà bisogno di un tagliando. Forse. Il fatto che appunto mi diceva che probabilmente adesso va solo benzina, non a gas, cosa può essere? Dovrebbero essere gli iniettori, potrebbe essere anche solo bisogno di manutenzione. Sì, adesso funziona solo a benzina. Ma lì non si accende La spia. la spia, quindi qualcosa è stato staccato qua. Solo per il motivo che va a GPL, questo qua è un mezzo che è ricercatissimo, ha bisogno di qualche lavoretto, però secondo me si può riparare tranquillamente questo. Mettiamo il computer e vediamo. Il GPL funziona adesso. Funziona. Allora Iva, adesso controlliamo anche l'elettronica, facciamo tutti i controlli dovuti, dopo ci sentiamo tra qualche giorno, così ti dico dove sono i problemi. Sono passati alcuni giorni, sto andando quindi da Christian, da Gagliani in officina, per vedere come vanno i lavori meccanici nel mio doblò. Il doblò sotto i ferri. Ciao Christian! Ciao Ivan! Abbiamo cominciato a fare un po' di manutenzione al doblò, abbiamo trovato qualche piccolo difettino ma nella norma, niente di preoccupante. L'unico problema è il cambio. Beh, lì avevamo visto che c'era un rumore. Allora, il danno è un po' abbastanza grave, quindi ho deciso di ho trovato uno di usato, proviamo a montarne uno di usato, tanto per non farti spendere tantissimi soldi praticamente. Ecco, dopo ho dato una controllatina un po' a tutto, ti faccio vedere. Come freni siamo a posto. Sono un po' ruggini, ma solo perché è stato fermo un pochino. Ha un bellissimo impianto frenante questo mezzo qua, come vedi maggiorato. Perché è mezzo commerciale, quindi Sì. deve portare peso. Sì, per il peso. Allora, non ci sono grandissime perdite d'olio, avevo paura di perdite d'olio. Pensavo il cambio che avesse avuto dei perdite d'olio, ma come vedi è abbastanza asciutto, anche qua dalla bandella del riparo, come vedi, è pulita, quindi non ci sono. Sarebbe tutto sporca. Sarebbe tutto sporca di olio. Anche come sospensioni mi sembra abbastanza a posto. Ecco Ivan, ti faccio vedere il cambio usato che abbiamo preso. Eccolo qua. Sì, abbiamo trovato questo cambio qua dal mio fornitore praticamente. Finalmente sono arrivati i pezzi della macchina, supporti degli ammortizzatori. Girando lo sterzo ho sentito un rumore, ecco cosa dobbiamo sostituire: i cuscinetti degli ammortizzatori in davanti. E anche la molla dei freni che manca dall'impianto frenante. Eccola qua. Ancora qualche giorno, così è contento Ivan, se no mi uccide.
Abbiamo sostituito la cinghia di distribuzione e la pompa dell'acqua. Questa è la cinghia, questa è la pompa. Sono passati alcuni giorni e adesso Christian finalmente dovrebbe aver pronta, almeno in parte, la mia macchina, così almeno mi ha detto. Stiamo un po' in silenzio ad ascoltare il cambio qua come va. Ecco, questa è la quinta, che a noi dava dei problemi con il cambio vecchio. La macchina sembra silenziosissima. Beh, anche gli ammortizzatori non mi sembrano male. Sì, non fanno più rumore. Una delle prove per sentire la frizione qual è? Ah, niente, andiamo giù di velocità e riprendiamo la macchina sempre in quinta. Quindi così, con la marcia alta, diciamo. Così vediamo se slitta. Adesso proviamo a partire anche da fermi, così sentiamo se la frizione strappa. Non strappa. La frizione funziona bene. Sembra anche il cambio, no? Sì, funziona bene. Tutto sommato, insomma, il mezzo è Funziona valido. bene. Ok. Ed eccoci rientrati in officina Galliano. E adesso lavaggio. Bel lavaggio esterno gentilmente offerto dall'officina Galliano. Ma se devo essere sincero, quello che mi preoccupa è la pulizia interna. E per questa pulizia profonda, per questa Mission Impossible, ho bisogno dell'aiuto di mio fratello Dennis, e chi mi segue nel canale lo conosce già. Lo conosce per la sua precisione, cura del dettaglio, perizia e passione che mette nel riparare e restaurare praticamente qualsiasi cosa. In questo caso veramente non si sa da dove partire. Decidiamo di iniziare dalla parte posteriore per poi portarci ai posti di guida anteriori e a tutta la strumentazione del cruscotto. All'inizio ci prende lo sconforto. Per quanto si pulisca non si vede un minimo di risultato rilevante, ma si sa, in questi casi ci vuole costanza. Cerchiamo di togliere tutto il più possibile, le plastiche interne, per poter aspirare meglio la polvere e lavarle con più facilità. Un lavoro immane anche per la pulizia di tutti i tessuti, dei sedili, per non parlare della moquette posteriore e soprattutto anteriore. Due giorni completi per poter dire ok, pulito. Resta ancora una cosa da fare: cercare di pulire i fari anteriori ormai opachi e ingialliti dal sole. Questa è un'operazione che provo a fare grazie ad un kit che ha del miracoloso, che prevede prima il carteggio dei gruppi ottici con varie grammature di carta vetrata e poi il passaggio di un speciale vapore ottenuto con un liquido a base di polimeri. E voilà, il prima e dopo. Veramente incredibile il risultato. Ed eccomi qua. Dopo aver sistemato tutta la parte meccanica, dopo aver passato un intero fine settimana per una pulizia profonda ed accurata, questo è il risultato.
Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, continuate a scrivermi, a commentare e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale.